Ti senti stanca, stanco? Non hai energie? Vediamo insieme nel video quali sono le cause e come gestire la stanchezza cronica. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Se soffri di stanchezza cronica, la prima domanda da farti è: tutto bene a livello medico? Cioè ti consiglio di rivolgerti al medico che sicuramente ti farà fare un check-up generale per capire la situazione. Non ti preoccupare, se ti senti spesso stanca o stanco può essere una cosa normale. Se il corpo ha bisogno di fermarsi ti dà dei segnali e quindi anche prendersi del tempo di riposo non è perdita di tempo ma è importante per noi. A volte può succedere che ci sentiamo sopraffatti dalle cose da fare. Quindi il corpo fa fatica a svolgere le azioni proprio, anche a scendere dal letto la mattina, a compiere quei movimenti che deve fare per star dietro alla mente che invece è più veloce, cioè non riusciamo a fare quello che pensiamo, quello che vorremmo fare e il corpo invece ci richiede di rallentare. Può essere tutto normale, ma se la stanchezza persiste e diventa cronica, allora potrebbe essere che c'è uno stato infiammatorio diffuso nel tuo organismo. Vediamo adesso quali sono le cause che possono provocare uno stato infiammatorio. Una delle prime cause è legata all'infiammazione dovuta a contratture muscolari, a dolori muscolari o articolari, a delle scorrette posture che portano a contratture, tensioni a livello di tutto il sistema muscolo-scheletrico. Un'altra causa potrebbe essere una scorretta alimentazione, quando mangiamo cibi spazzatura o cibi troppo ricchi di zuccheri. Questo può provocare un'infiammazione a livello dell'organismo, a livello intestinale, dei villi, di tutto il microbiota intestinale. Ti è mai capitato di sentirti stanca o stanco dopo un pranzo importante, una cena con gli amici, un pranzo di matrimonio? Ecco, sicuramente andando a mangiare troppo, primo, secondo, contorno, antipasto e magari bere anche un po' di vino, quello può creare un'infiammazione proprio a livello intestinale e quindi questo ci fa sentire più stanchi, più affaticati, non solo dopo il pasto, ma anche il giorno successivo. Ti senti meno attivo, meno concentrato, meno lucido, proprio perché si è creato questo stato infiammatorio e il corpo deve correre ai ripari per sistemare e abbassare questa infiammazione. Un'altra delle cause potrebbero essere le tensioni emotive, cioè l'ansia di quando facciamo qualcosa, quando sta succedendo qualcosa nella tua vita che crea uno stato di allerta. Per far sì che il corpo riesca a gestire tutto questo, deve muovere tanta energia e questo può alimentare il processo infiammatorio. Infatti, se hai mai fatto caso, per esempio dopo aver dato un esame, all'inizio c'è tanto fermento e tanta tensione, poi una volta superato l'esame arriva il crollo e ti senti sfinito, quasi anche le gambe un po' tremolanti, no? Un po' mollicce. Scrivimi nei commenti in quale di queste tre cause ti ritrovi, se nell'alimentazione, nella tensione muscolare o nella tensione emotiva. Ora vediamo insieme quali potrebbero essere le soluzioni a questi problemi. Per quanto riguarda le tensioni muscolari, la prima cosa da fare è lavorare sul nostro corpo a livello di attività fisica, di stretching e perché no anche con dei massaggi o degli automassaggi per sciogliere le tensioni muscolari. Ho creato dei video specifici proprio per aiutarti a lavorare a livello muscolare. Ti lascio il link in descrizione. Sull'alimentazione è importante che tu prenda coscienza di quello che stai mangiando e di cosa puoi migliorare. Creare dei piatti equilibrati, sani, avere un'alimentazione varia. Anche qui ho creato un video sul piatto sano ed equilibrato, ti lascio anche questo link in descrizione. E poi come ultima cosa, gestire le emozioni. È chiaro che non possiamo fermare quello che la vita ci mette di fronte o le sfide che dobbiamo affrontare, ma quello che fa la differenza è come le affrontiamo. È importante gestire lo stress anche semplicemente con degli esercizi respiratori. Sdraiarsi o farlo la mattina o la sera prima di andare a letto e creare una piccola routine di esercizi di allungamento, di rilassamento, di respiro che possono aiutarci a gestire meglio le varie situazioni. Se non riesci a fare tutte queste cose in una volta è normale, non ti preoccupare, fammi sapere da quale vorresti cominciare e comincia con una. Vedrai che piano piano, allentando una di queste tensioni, quindi riducendo un po' l'infiammazione che si è creata nel tuo organismo, nel tuo corpo, arriverà un pochettino più di energia e questo andrà a instaurare un circolo virtuoso che ti consentirà poi di fare qualche passentino in più.
perché quando ti senti un pochino meglio, un po' meno stanco, hai più voglia di fare, e se hai fatto un po' di attività fisica per migliorare le tensioni muscolari, avrai voglia anche di mangiare meglio e anche di fare esercizi respiratori per concentrarti di più. E così piano piano, passo dopo passo, per effetto cumulativo, il tuo corpo andrà a sfiammarsi, starai sempre meglio, ti dimenticherai della stanchezza cronica e starai bene. Come sempre ti dico che la cosa più importante è la costanza, piccoli passi un po' alla volta e la voglia di cambiare e di migliorarsi. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornato sui miei contenuti. Ciao!